Ciao a tutti ragazzi, io sono Phil, un appassionato di heavy metal ormai da più di 20 anni. Era un po' che avevo questa intenzione di riprendere quella che è stata una fase della mia vita tra il 2010 e il 2015, fase nella quale ho avuto questa passione che riguarda lo scrivere report e recensioni. Ho lavorato da questo punto di vista per due webzine all'epoca, e avevo anche un blog personale dove appunto mi piaceva, diciamo, dare la mia opinione su quelle che erano le uscite nuove sostanzialmente in ambito heavy metal. Quindi niente, da semplice appassionato ho deciso di ricominciare, diciamo, a mettere in moto ancora quella passione, quella vecchia passione, però questa volta ho deciso di farlo con un formato diverso, ovvero attraverso il video. Quindi ho deciso di cominciare oggi con una semplice video reaction, e visto che in queste ultime settimane mi sono perso qualche novità, perché io generalmente tendo un po' a seguire tutte le novità, le nuove uscite, quindi andiamo a recuperare approfittando appunto della realizzazione di questo video. Ho deciso di cominciare oggi con un brano dei Twilight Force, il nuovo brano dei Twilight Force, intitolato Twilight Force, quindi molto semplice. I Twilight Force sono una band relativamente giovane che ha avuto, diciamo, secondo me una parabola ascendente in termini di notorietà molto interessante. Il primo album è del 2014, si intitola Tales of Ancient Prophecies. È un album molto diretto, con brani molto veloci. È un album infatti che funziona molto bene, e su tutti svetta la mitica voce di Christian Eriksen, che era appunto il vecchio cantante che ha cantato nei primi due dischi della band, ovvero appunto questo Tales of Ancient Prophecies e quello che secondo me è l'apice creativo dei Twilight Force, ovvero il secondo Heroes of Mighty Magic, dove tutto quello che era l'impatto orchestrale è stato portato ad un livello ancora più alto, se non che anche probabilmente piuttosto eccessivo da un certo punto di vista, lo riconosco, però devo dire che tuttavia è l'album che ancora oggi ascolto più spesso dei Twilight Force. È quello che fondamentalmente mi è piaciuto di più, ma per un mero gusto personale, non per togliere qualcosa all'uno o all'altro, ecco. Live è battuta d'arresto nel 2017 con la fuoriuscita di Christian Eriksen, e subentra invece il nostrano Alessandro Conti, ovvero l'attuale cantante dei Trick or Treat, e che ha avuto anche il ruolo di lead singer in due dischi di Luca Turilli, se ci ricordiamo. Quindi un cantante, insomma, dalla professionalità inattaccabile. Quindi con Alessandro Conti alla voce esce nel 2019 Dawn of the Dragonstar, che è dal mio punto di vista un po' un misto tra quelli che sono i due album precedenti. Insomma, infatti c'è lo stesso tipo di ricercatezza, lo stesso tipo di velocità, diciamo, però i brani tendono ad essere un attimo più corti e meno pomposi rispetto a Heroes of Mighty Magic, quindi diciamo che hanno trovato forse un balance tra i loro due capitoli precedenti, ecco. C'è da dire che Dawn of the Dragonstar era un po' prolisso forse come disco, tutto sommato non male neanche quello, ci sono dei brani insomma molto molto interessanti. E quindi arriviamo al 2022 in cui è stato annunciato questo nuovo disco chiamato At the Heart of Winter Veil, che mi ricorda giusto un po' il titolo di una band che non c'entra nulla con questo genere, che sono gli Immortal, At the Heart of Winter, che è uno dei loro capolavori, ma volevo solo buttarvi lì questo aneddoto giusto per non ha nessuno scopo, nessuna finalità, diciamo. E quindi niente, sono molto curioso, devo dire, visto che è una band che seguo e di cui posseggo la discografia originale. È una band, insomma, che seguo, e quindi sono molto curioso di sentire questa nuova traccia. Quindi metto le mie cuffie e andiamo a sentire Twilight Force dei Twilight Force, dal nuovo album At the Heart of the Winter Veil, che uscirà nel 2023 a gennaio. Bene signori, ci siamo, pronti? 3, 2, 1, via!
Inizio super classico. Caratteristico brano Speed Power, quindi tutto molto nella norma. Ed ecco la voce del mitico Alle. Bel ritornello arioso. Ok, mi fermo qui un attimo. Siamo di fronte a un brano Speed Power con tutti i crismi. Nulla di assolutamente nuovo, ma molto molto efficace, come il genere prescrive. E quindi niente, fin qua sembra tutto come mi aspettavo, diciamo, ecco. Sembra un ottimo brano. Abbiamo questo climax crescente nel bridge che sfocia un po' in questo ritornello molto aperto, molto arioso, come tanti dei loro brani, insomma, che danno un po' questa sensazione di speranza, ecco, più che essere brani oscuri. Quindi tutto nei canoni di ciò che mi aspettavo. Andiamo avanti. Ritornellone. Sta già entrando in circolo, Bellissima parte. Bellissima sezione di assoli questa. Approccio un po' più sinfonico. Poi il mega sonone e via. Blast Beat. Cosa sta succedendo? Bene, bene, bene.
Ragazzi, che dire, un ottimo brano, secondo me è un ottimo brano, siamo nella media, nella fascia medio-alta proprio del genere, quindi è difficile aspettarsi un brano veramente brutto da una band così, insomma, infatti questo Twilight Force non fa assolutamente eccezione, diciamo né più né meno di quello che mi aspettavo, ecco, è un ottimo brano per introdurre quello che è il nuovo lavoro e ci sta appunto come singolo, è perfetto, direi che è un brano assolutamente, una canzone assolutamente perfetta. Devo dire che a ricordo, andando un po' a ritroso negli anni, e quindi ai dischi precedenti, forse non mi ha lasciato ad un primo ascolto lo stesso tipo di impatto che ha avuto un brano per esempio come Dawn of the Dragon Star. Secondo me è uno dei brani più belli che è uscito dalla penna dei Twilight Force, quindi a livello di impatto non mi ha, diciamo, fatto urlare di gioia, insomma, però è un brano onestissimo, fatto con tutti i crismi, con tutte le particolarità, tutti i connotati che ha questo genere. È bellissima anche la parte, la sezione centrale, anzi vediamo se riesco a recuperarla un attimo, che la risentiamo eventualmente, era molto carina. Qua dopo il secondo ritornello, eccola qua. Ecco, bellissimo, questa parte mi è piaciuta molto, c'è questa melodia folk molto vivace, molto allegra e molto veloce, doppiata, mi sembra che ci sia un clavicembalo sotto, non si capisce bene se c'è una tastiera o meno che doppia la melodia di chitarra. Poi intervengono quei soliti campanellini che sono un po' il marchio di fabbrica, no, dei Twilight Force, che ricordano un po' le cose della Disney, no? I musical Disney o cose del genere. E poi si apre in quella parte un po' più sinfonica e un po' più di ampio respiro, insomma. Niente, c'è tutto in questo brano, c'è assolutamente tutto quello che mi aspettavo e tutto quello che ci si può aspettare da un brano apripista dei Twilight Force. Quindi ragazzi, ditemi la vostra, ditemi se vi è piaciuto il brano, fatemi sapere la vostra opinione qui nei commenti, mettete un like se vi va, iscrivetevi al canale, spuntate la campanella e niente, ci vediamo alla prossima video reactions. Ciao!